Salve a tutti comandanti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Kewib e oggi andremo a vedere il capitolo 12 intitolato Nido. Iniziamo. Caduti in questa base sotterranea, Shifty non riesce a scannerizzare l'area per via di forti interferenze. Potremmo perdere addirittura le comunicazioni. Ma Drake è capace di percepire le onde radio, per cui, distruggendo la fonte, potevamo continuare a farci aiutare da Shifty. Mentre ci dirigiamo verso la fonte, ci spiegano i loro poteri. Drake è quello che è stato spiegato ora, percepire onde radio. Maxwell è in grado di creare e riparare oggetti con grande abilità. E Laplace ha dalla sua un eroismo che potenzia gli attacchi, qualsiasi cosa ciò voglia dire. In più, possono recuperare le energie con l'elettricità. Ciò fa di loro la squadra più forte dell'Ark. Distruggendo il jammer, Shifty diventa subito operativa e rileva dei forti segnali a 5 metri da noi. Puntiamo le armi, ma erano solo le nostre compagne che sono riuscite a raggiungerci. Proseguendo la missione, Rapi, con un tono preoccupato, chiede a Shifty riguardo le coordinate se ci stavamo effettivamente avvicinando all'obiettivo. E Unfa sembra avere lo stesso brutto presentimento, e camminando per altro tempo ne hanno la conferma. Eravamo tornati al punto iniziale, ma secondo le coordinate ci stavamo effettivamente avvicinando all'obiettivo. Dopo altro tempo, Shifty ci informa che stava vedendo le pareti muoversi mentre camminavamo e le coordinate erano rimaste ferme. Laplace e Drake dicono di sentire la direzione giusta verso un corridoio laterale e Unfa non vuole fidarsi di un sesto senso, ma Emma le sussurra qualcosa all'orecchio e decide di accontentarle, e così le seguiamo. Entrati nel corridoio, Rapi, Emma ed Eunfa parlano con i gesti. Arriviamo alle coordinate e le counters, insieme alle Absolute, sparano alle Matis, facendole collassare a terra usando dei tranquillanti. Erano state corrotte dal tentacolo che le ha ferite prima di cadere sottoterra. Potevamo ancora salvarle. Dovevamo effettuare un memory wipe entro 3 ore. Mentre stavamo per prendere i frammenti dell'Heretic, veniamo attaccati da dei tentacoli. Shifty ci avvisa della presenza di un classe Tyrant o superiore. L'intera stanza era un Rapture. Dopo aver arrecato danni ingenti, i Rapture battono in ritirata. Shifty ci informa che sono in arrivo degli aerei di recupero e dei battaglioni mandati da Andersen ed Ingrid. Mentre aspettiamo rinforzi, diamo un'occhiata in giro. Neon nota delle grandi scatole ammassate. Incuriosita ne apre una. L'interno conteneva delle nicche tutte ammassate tra loro per farne entrare il più possibile. Ci sbrighiamo a chiudere la scatola e diamo l'ordine di non toccare più nulla. 40 minuti dopo, mentre i rinforzi erano a 5 minuti di distanza da noi, Laplace si rialza e prende la sua arma al plasma puntandola in aria per abbattere l'aereo. Ma lei stessa lancia via il fucile, cercando di non lasciarsi andare dalla corruzione. Poi, con l'altra mano, prende una pistola e se la punta sotto al mento. E mentre sta per spararsi, tutti fermi! E ci fermiamo tutti, come se il tempo si fosse fermato. Sono arrivate Maiden e Guillotine dell'Extrinsic e rompendo il sigillo del Re Demone e liberandolo, dissipa l'energia raccolta dal fucile di Laplace. Se ne vanno e con un semplice rilascio detto da Maiden riusciamo di nuovo a muoverci e spariamo di nuovo a Laplace con i tranquillizzanti. Tornati all'Ark, Andersen ci fa sapere che i frammenti dell'Heretic sono al sicuro in una cassaforte a 12 strati chiamata Atlas. Mentre le Matis sono sotto controllo, la corruzione è stata debellata, ma Siwen si oppone nell'eseguire un memory wipe. Dunque, finché non si troverà un'alternativa, rimarranno disattivate. Poi, Ingrid, leggendo il rapporto, nota che anche Rapi è stata colpita, ma non presentava segni di corruzione. Ci spiega che accade quando un codice Rapture infetta il Nymph, alterandolo immettendo degli ordini forzati nel cervello, diventando un'estensione dei Rapture stessi. Il fatto che Rapi non fosse affetta significava che non aveva alcun Nymph,
confermando il motivo per cui il memory wipe non ebbe effetto su di lei. Ma come ha fatto ad entrare in contatto con il Vapaus? Ingrid avrebbe analizzato il cervello di Rapi per andare a fondo, ma per il momento ci scorta all'outpost. Ad aspettarci c'erano Siwen, Yuni e Mihara. Andando dritti al punto, ci chiede a quanto fossimo disposti a venderle il Vapaus. Se l'avesse ottenuto, avrebbe potuto eliminare il Nymphallematis e curarle dalla corruzione senza resettarle la memoria. Anis le dice che non dovrebbe fare distinzioni. Le Matis le tratta in maniera speciale rispetto a tutte le altre che chiama pezzi di metallo. Non aveva mosso un dito nemmeno verso le Wardress. E lei controbatte dicendo essere come le sue figlie. In ogni caso rifiutiamo. E a quel punto propone di prestarle Rapi visto il memory wipe non andato a buon fine. Yuni e Mihara rimangono sconvolte e Ingrid le urla che erano informazioni confidenziali e non dovrebbe dirle con leggerezza. Comprendendo inginocchiarsi e pregare, rifiutiamo tutte le sue idee, ma troveremo un modo per salvarle. E ci dice che sarà in debito se trovassimo effettivamente un modo, ma se non lo facessimo ci ucciderebbe. E se ne va. Al contrario di Yuni che si ferma, afferra intensamente il polso di Rapi. Rapi, non hai perso la memoria. Mihara ha subito la sua stessa operazione. Tu ricordi tutto, ma Mihara non ricorda nulla. Devi essere contenta di ricordare tutto. Mihara non ricorda nulla. Devi essere contenta che puoi ancora andare d'accordo con Anis e Neon. Io sono come una sconosciuta per lei. Devi essere contenta di essere viva. Mihara è morta. Yuni la lascia e se ne vanno. In laboratorio conosciamo Mana, che ci spiega che i frammenti dell'Heretic, che da ora verranno chiamati materiale H, è composto da varie nanomacchine e che durante uno stimolo elettrico ha fatto crescere un tentacolo attaccando 18 nicche, che dopo essere state neutralizzate le ha assorbite, incrementando il suo peso di 378 grammi. Il suo peso attuale è di 12 kg, indicando l'assorbimento di circa 450 nicche. Dopo l'incidente è stato rinchiuso nella Atlas. Poi ci spiega che tutto il passaggio sotterraneo è come una colonia di formiche. Era pieno di cunicoli che erano tutti collegati alla stanza centrale dove era situato il materiale H. Se le nicche morivano nelle vicinanze, se ne cibava, altrimenti i Rapture le raccoglievano e venivano conservate. L'obiettivo era sicuramente quello di resuscitare la Heretic. In più, il nido sembrava avere la stessa struttura dell'Ark, come una versione in miniatura. E l'ultima informazione. C'erano pochi Rapture per via di Modernia, la nuova Heretic, che ne ha ordinato la ritirata. Noi, i tre CEO ed il vicecomandante Andersen, siamo radunati per un piano d'attacco. Distruggere la struttura sotterranea e catturare Modernia, o ucciderla se incapacitati. Verranno piazzati degli esplosivi sui muri per far crollare la struttura, e visto che sarà pieno di Rapture, verranno scelte solo le squadre con ottima mobilità. Elysion manderà le Absolute, Tetra manderà Caffè Sweetie, e Missilis non ha più nessuno da mandare in campo. Dopo che la struttura crollerà, Modernia si farà vedere in superficie insieme ad altri Rapture, e non è esclusa anche la presenza di Chatterbox. Una volta che la strada sarà libera, le Counters si occuperanno di stabilire un contatto con Modernia. In caso di fallimento, dovremmo spararle con il Vapaus. L'operazione avrà inizio domani alle 5 del mattino. Torniamo nel dormitorio e mentre stiamo per addormentarci appare Snow White dicendo che domani potremmo incontrarci sul campo e di lasciare Chatterbox a lei. E se ne va. Termina così il 12° capitolo. Una guerra complessa avrà inizio, ma sarà anche la fine? Ne usciremo vincitori o perdenti? E riusciremo a salvare Modernia? Non vi resta che seguirmi per scoprirlo nel prossimo video. Per il momento vi ringrazio per essere arrivati fin qui. Come al solito, vi invito a mettere mi piace, commentare e condividere e noi ci rivediamo al prossimo video. A presto!